Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi parlo di un argomento che sinceramente non credevo avesse bisogno di spiegazioni, ma a quanto pare non è così e lo affrontiamo subito insieme. L'idea di questo video nasce da una cosa che mi sento ripetere in continuazione. Infatti io porto sempre Django, il mio Golden Retriever, in tutte le situazioni della vita quotidiana e poi anche, non so, al ristorante la sera, nei bar, spesso lo porto in giro alle feste con gli amici, eccetera. E mi sento ripetere in continuazione: ah, ma che bello, come sei fortunato che puoi uscire col cane. Io col mio assolutamente non me lo potrei permettere. Vorrei un attimo sfatare questo mito e invertire l'ordine della causa e dell'effetto. Prima di spiegarvi come la penso, il mio solito minuto di autopromozione non skippate per favore, anche perché in fondo al video ho da dirvi due o tre parole su un'iniziativa che ho, cioè il famoso video sulla condotta al guinzaglio che in tanti mi chiedete e che è in elaborazione. Seguite fino alla fine e vi spiegherò meglio. Spot autopromozionale. Puoi seguire i miei contenuti su YouTube. In questo caso ti chiedo di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina delle notifiche, di commentare il video e di condividerlo con altri amanti dei cani, proprio come te. Ho anche implementato la funzione sottotitoli. Attivali se ti possono essere utili. Puoi inoltre seguirmi su Instagram, ed in questo caso lascia un like al video, segui il profilo Educane, condividi video e contenuti sul tuo profilo. Ho anche una pagina Facebook. Anche in questo caso solite raccomandazioni. Segui la pagina, lascia un like ai contenuti, condividi e commenta. Come sempre, se hai bisogno di una consulenza comportamentale dedicata, puoi contattarmi su Telegram. Infine, se vuoi supportare il mio lavoro, troverai in descrizione un link per potermi aiutare con una donazione PayPal. Pochi euro potrebbero fare una grande differenza. Diventa un supporter e potrai anche tu partecipare alla scelta degli argomenti per i prossimi video. Grazie mille, e mi raccomando, segui il video fino alla fine. Allora, qual è il senso di questo video? Il senso di questo video è molto semplice. Sta nel dirvi, nello spiegarvi, che se il vostro cane non è abituato ad andare in giro al bar, al ristorante, quando lo portate fuori è un po' una peste, tenendolo a casa non fate altro che peggiorare la situazione. Prima dicevo che bisogna invertire l'ordine della causa e dell'effetto. Nessun cane, come si suol dire dalle mie parti, nasce imparato. Quindi anche Django, quando era cucciolo, lo portavo fuori le prime volte al ristorante, nei bar, a fare un aperitivo, ovviamente non era irreprensibile, faceva qualche marachella, un po' di casino, non era perfetto nella gestione. Una delle tecniche di educazione cinofila si chiama abituazione, che non so nemmeno se sia un nome italiano, una parola italiana, però si dice così. Cioè, spesso per i cani è più facile imparare un qualcosa abituandosi a quella cosa. Quindi, se il vostro cane è ingestibile quando lo portate a spasso, o meglio, non a spasso, nelle situazioni umane, non è lasciandolo a casa che potete sperare che un domani, finalmente lo potrò portare in giro. Anzi, io vi invito a portarlo con voi in tutte le situazioni possibili. Il cane pian piano si abituerà a queste situazioni e man mano diventerà sempre più gestibile. Chiaro, accompagnando il tutto da una buona educazione di base, perché se il cane non vi ascolta, non vi dà retta, tira da tutte le parti, mangia tutto quello che trova, eccetera, non sa stare seduto, ovviamente gestirlo al ristorante sarà pressoché impossibile. Non so, al ristorante sale sul tavolo, ma quello è un problema che si verifica anche a casa. Evidentemente a casa sale sul tavolo, gli consentite di farlo, lo portate fuori al ristorante, avrete lo stesso problema. Ma è un po' come con i bambini. Se il bambino è maleducato in casa, non si può sperare che diventi educato quando esce fuori. Ma se il cane è mediamente educato in casa,
tanto meglio portarlo fuori, perché imparerà una nuova circostanza, si dice una generalizzazione, quindi un nuovo contesto in cui applicare la sua buona educazione, e questo sarà un vantaggio per l'educazione in generale di quel cane, per voi che non avrete da gestire tanti casini, per lui che potrà fare delle cose insieme a voi, e la convivenza umano-cane sarà molto molto più piacevole, perché alla fine cosa c'è di più bello? Almeno per me è stupendo poter andare in giro in qualunque occasione e avere sempre il cane appresso, stavo per dire come un paccabestia. Ed è esattamente quello che faccio. Io ormai i miei amici lo sanno perfettamente. Quando si prenota per andare a mangiare fuori si dice che c'è il cane, quando si va a fare un aperitivo c'è il cane, il sabato e la domenica sta sempre con me, spesso viene con me anche durante gli appuntamenti, eccetera. Quindi imparate a gestire la cosa all'opposto. Non è perché io sono fortunato o perché sono un educatore cinofilo che il cane si comporta bene quando siamo a passeggio o quando facciamo le cose da esseri umani. Bisogna abituarlo e bisogna fargli fare questa esperienza più possibile. Ora, arrivati alla fine di questo video, di questo argomento, vi parlo della condotta al guinzaglio. Mi avete chiesto in tutte le lingue di finire la mia miniserie per quanto riguarda l'insegnare come si fa una condotta al guinzaglio, a maggior ragione dopo il video che ho fatto sul collare retriever, sul guinzaglio retriever. E allora, sappiate che il video è in lavorazione, non è semplicissimo, quindi questi video che io faccio così in pochi minuti mi vengono molto più snelli, per quello della condotta al guinzaglio ci vorrà un po' più di tempo, ma lo farò uscire solo quando raggiungeremo almeno 1000 like a questo video che state vedendo in questo momento. Voi direte, come faccio? Io posso mettere un like? Certo, condividete con gli amici, che come voi sono appassionati di cinofilia e di cani, e chiedetegli di mettere un like. Mi raccomando, seguite le raccomandazioni dello spot di prima, quindi sostenete il canale se ne avete voglia, mettete un like, un commento, seguitemi sui social. Ciao, al prossimo video.